Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere appunto con un mazzo meraviglioso, ossia i The Lover's Path Tarot. È un mazzo stupendo ragazzi che io ho usato già molte volte sul canale e si ispira alle grandi storie d'amore leggendarie, mitologiche o realmente vissute. Storie generalmente molto travolgenti, passionali, a volte anche tragiche, ma spesso anche da lieto fine, appartenenti sia alla nostra tradizione culturale letteraria, quindi occidentale, che ovviamente anche orientale. Basti pensare a coppie come per esempio Romeo e Giulietta, Iside e Osiride, Ginevra e Re Artù, Amore e Psiche, Sherazade e Shahryar, quindi storie d'amore i cui protagonisti, con le loro vicende intricate, azioni, passioni, vendette e sentimenti, ci permettono di, diciamo, arricchire con significati aggiuntivi e ovviamente dettagli in più non solo ogni singolo arcano, ma ovviamente anche tutta la stese, quindi tutto l'argomento trattato. Come sempre, ragazzi, vi lascio in descrizione il link di un video precedente in cui appunto descrivevo meglio, ovviamente, questo mazzo. Ma che cosa quindi chiederemo ai The Lover's Path Tarot? Ma lui, davvero, da me, che cosa vuole o che cosa voleva effettivamente? Quindi quest'oggi sarà una stesa di indagine. Cercheremo di capire i sentimenti di questa persona, della persona che vi interessa o con la quale avete avuto o avete una storia, i sentimenti nei vostri confronti. Che cosa rappresentate o siete rappresentate per questa persona, che cosa realmente voleva, cosa magari anche nascondeva, cosa temeva e ovviamente anche quali passi effettuerà ovviamente in futuro con anche l'esito della relazione. In caso ovviamente questa persona sia ad oggi lontana, cerchiamo appunto di capire se questa persona appunto tornerà. Lo faremo servendoci di una stesa molto precisa che io ho già usato sul canale, ossia il metodo dello specchio dell'amore, con 7 carte e 7 posizioni, ovviamente ben precise. Direi dunque di iniziare appunto a mescolare il nostro meraviglioso mazzo, facendoci guidare come sempre dal principio di sincronicità.
Perfetto. Allora, come vedete, qui appunto abbiamo le 7 carte, 7 posizioni ben distinte. Prima posizione, che cosa prova questa persona? Emozioni autentiche. Seconda posizione, come vi vede, cioè che immagine ha di voi, come vi valuta o vi ha valutato da un punto di vista affettivo, ovviamente anche fisico e spirituale. Terza carta, che cosa desidera da voi realmente o dal rapporto e cosa magari desiderava realmente da voi, quindi è una posizione importante come risposta principale alla domanda. Quarta carta estratta, che cosa teme questa persona o che cosa temeva, le sue paure legate a voi, legate ai sentimenti che magari provava appunto per voi. Quinta carta, quinta posizione, che cosa questa persona invece appunto nasconde o nascondeva, ciò che non vi ha mai detto, i segreti del cuore. Le ultime due posizioni, sesta e ovviamente settima, rappresentano il futuro. Sesta carta, che cosa farà questa persona, i passi, gli atteggiamenti, le azioni che a breve attuerà, ed infine, in settima ed ultima posizione, l'esito della relazione. Quindi la direzione che prenderà il vostro legame, lo sviluppo. Se ovviamente sarà uno sviluppo positivo oppure no, cerchiamo di capire, soprattutto in caso questa persona vi sia lontana da tanto tempo, quindi se ci sarà eventualmente un ritorno. Dunque, occupiamoci appunto della prima carta, prima posizione. Cerchiamo di capire quindi questa persona cosa prova per voi o cosa provava per voi. Allora, e qui abbiamo, come vedete, il 12° arcano maggiore, quindi ovviamente l'appeso. Ragazzi, l'appeso in questo mazzo si rifà ad una storia tragica, che è appunto la storia d'amore tra Orfeo ed Euridice. Ovviamente Euridice purtroppo muore, morsa da un serpente mentre appunto fuggiva da un uomo che voleva abusare di lei. Orfeo, disperato, decide di andare proprio negli inferi per cercare di convincere appunto Ade e la moglie Persefone attraverso il suono della sua lira, appunto di salvare e di riportare in vita la sua amata Euridice. Riesce a convincerli, ovviamente però deve condurla fuori dal mondo di Ade e di conseguenza gli viene imposto di appunto accompagnarla senza però mai voltarsi a guardarla finché non saranno usciti dal mondo dei morti. Orfeo non ce la fa, di conseguenza si volta verso Euridice temendo che lei non fosse più dietro di lui, che non fosse riuscita in qualche modo a seguirlo e di conseguenza la perde per sempre. Questo è un amore tragico, senza lieto fine, ma in realtà è chiaro che il soggetto della stesa prova molto per voi. In questo caso Orfeo provava amore per Euridice, quindi questa persona con la quale voi avete avuto una storia o avete una storia o anche semplicemente una frequentazione, cosa prova per voi? Del reale sentimento, del reale interesse, ma lo vede come un sentimento sacrificato, ancora non del tutto vissuto, difficile da viversi. Questa persona dà per scontato
che comunque tra di voi non potrebbe mai esserci un lieto fine, o comunque, diciamo, ecco, in passato questa persona ha dubitato che tra voi ci possa essere un lieto fine. Vede il vostro rapporto come un rapporto difficile da viversi e anche da portarsi ovviamente avanti, ok? Quindi, pur provando tantissimo per voi, emozioni, addirittura sentimenti, oppure avendoli provati, questa persona è sfiduciata perché teme di perdervi. È l'insicurezza, la paura di perdere Euridice che fa voltare Orfeo. È proprio questa insicurezza che porta questa persona a non avervi magari mai dimostrato un reale sentimento, oppure comunque a non dimostrarvelo anche nel presente. Quindi sono le paure, la vera causa di tutto, la paura di perdere una persona, le paure che poi ovviamente si concretizzano nella realtà, perché chi ha paura compie poi atti sbagliati come Orfeo e che portano poi purtroppo a perdere sul serio la persona amata. Per questa persona comunque starvi lontano, comunque non poter vivere appieno il vostro rapporto è un sacrificio, soprattutto nel caso in cui questa persona sia ovviamente impegnata. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione questa persona come vi valuta, l'immagine che ha di voi da un punto di vista sia affettivo, fisico che spirituale. E qui, ragazzi, abbiamo il 3 di spade. Allora, questa persona sicuramente non ritiene di essere alla vostra altezza, o non l'ha mai ritenuto. 3 di spade è una carta molto dura, di critica feroce che questa persona ha rivolto a se stessa o rivolge a se stessa, perché non ritiene di poter stare degnamente al vostro fianco. Ragazzi, questa è una persona che ha veramente tanta paura di non riuscire a tenervi, di perdervi con l'appeso, il sacrificio e adesso ovviamente anche con questo 3 di spade. Cioè, questa è una persona che vi vede veramente in maniera estremamente struggente, una persona che pensa di potervi perdere da un momento all'altro, pensava di potervi perdere da un momento all'altro. Le carte di spade in questo mazzo sono legate all'amore tra Cupido e Psiche, un amore molto bello, avversato però dalla mamma di Cupido, ossia Afrodite, la dea Venere, che ovviamente era molto gelosa di Psiche, non soltanto perché ovviamente era chiaramente più giovane, molto molto bella, si diceva fosse la più bella effettivamente Psiche tra le ninfe. Chiaro che comunque la problematica per Afrodite non era unicamente rivolta a questo, quindi ad una mera competizione tra donne, ma ovviamente proprio perché chiaramente era una ninfa Psiche, quindi non era una dea, e dunque non la riteneva, ecco, degna di stare al fianco del proprio figlio, che era ovviamente il dio dell'amore, Cupido, altrettanto bellissimo quanto la sua stessa madre, ovviamente. Quindi questa persona, tornando a voi, non ritiene di essere degna di voi, o non lo riteneva di essere magari anche proprio fisicamente bella tanto quanto voi, di essere magari anche a livello sociale diciamo degna di stare al vostro fianco per una questione economico-finanziaria, per una questione anche culturale, religiosa, per quanto riguarda per esempio la famiglia di origine. Cioè questa è una persona che ha un'autostima veramente sotto i piedi, ma soprattutto proprio nel rapportarsi a voi si sente, è brutto da dire, però quasi inferiore, si è sentita comunque ad un gradino più in basso rispetto a voi, magari anche non soltanto ad uno. Quindi una persona che ovviamente per stare al vostro fianco ha dovuto o dovrà compiere, ecco, molti sacrifici, scendere a compromessi.
o addirittura superare prove, proprio le prove a cui ha sottoposto Venere, appunto la giovane Psiche, che poi è riuscita ovviamente a superare tutte queste prove e a vivere felice al fianco del suo amato. Di conseguenza questa è una storia sicuramente molto bella e a lieto fine. Ecco, lui però in questo caso, il soggetto della stesa, con questo 3 di spade, continua ancora a non vedere proprio un finale positivo, perché ritiene di non essere in grado di superare queste prove o che non lo è stato. Vediamo ora, ragazzi, in terza posizione questa persona che cosa desidera da voi dal rapporto. Allora, qui abbiamo il re di bastoni. Ovviamente, ragazzi, facilmente intuibile, il re di bastoni sicuramente ci parla di un'attrazione molto forte, di un desiderio ovviamente estremamente sentito, percepito da parte di questa persona. Ecco, allora, i bastoni in questo mazzo ci riportano ad un'altra storia d'amore molto bella, che è quella appunto tra Sigfrido e Brunilde. Un amore che ovviamente ha radici lontane. Brunilde era la valchiria più bella e ovviamente più forte, amata dal padre Odino, che decide di risparmiare il giovanissimo Sigfrido e ovviamente anche la sua famiglia, facendosene intenerire, cosa che invece farà particolarmente arrabbiare appunto il padre Odino, che per questo decide appunto di punirla. Punizione ovviamente dalla quale verrà appunto salvata dallo stesso Sigfrido, ormai diventato adulto. E dunque potranno assolutamente vivere il loro amore liberamente, ovviamente vivendolo anche come premio per la stessa Brunilde, che ha sfidato ovviamente il padre, quindi un dio, il dio Odino, quindi non proprio, ecco, un rivale di poco conto, diciamo. Quindi ovviamente le carte di bastoni rappresentano il coraggio e Brunilde ne ha dimostrato, però anche poi successivamente lo stesso Sigfrido. Quindi è chiaro che di nuovo ritorna il tema delle prove da superare, battaglie, rivali eventualmente, quindi questa persona pensava o pensa di avere dei rivali. Parliamo di un re di bastoni, quindi grande gelosia nei vostri confronti, quindi questa persona sa che siete ambite o che lo eravate da molte altre persone, quindi questa persona sa di dover combattere contro degli rivali, degli acerrimi nemici. Ovviamente però questa persona poi vorrà avere come riscontro, ecco, la vostra persona. Parliamo di bastoni, quindi sicuramente erotismo e passione, sessualità, quello sicuramente, però ripeto, non vuole soltanto questo, d'accordo? Quindi questa terza posizione è importante perché è già una risposta alla domanda principale della stesa, cioè che cosa desidera effettivamente da voi. Allora, innanzitutto la sessualità e l'erotismo, perché parliamo di un re di bastoni, però parliamo anche di una storia d'amore. Quindi sicuramente questa persona non vuole soltanto avervi come amicizia con benefits, diciamo, o non voleva soltanto questo. Questa persona vuole e voleva impegnarsi seriamente, nonostante, ripeto, tutte queste difficoltà e anche eventuali rivali e nemici. Vediamo ora, ragazzi, in quarta posizione le sue paure. Cosa teme questa persona in riferimento ai sentimenti, agli impegni, magari alle ferite del passato? Allora, qui abbiamo la carta della giustizia. Allora, questa persona ha paura di perdere tutto, lo abbiamo detto dall'inizio della stesa, Cioè questa è una persona veramente terrorizzata dall'eventualità di perdere una persona che ama o quando la ama così tanto effettivamente. Quindi è una persona che sicuramente
ha sempre avuto paura di perdervi, soprattutto in caso sia una persona impegnata, sicuramente questa persona sa che ovviamente sta tirando un po' troppo la corda o che ha tirato un po' troppo la corda. Di conseguenza questa persona, ecco, la paura comunque che voi possiate stancarvi l'ha sempre avuta fondamentalmente, ma anche in caso il vostro sia un rapporto libero, questa persona veramente ha paura di perdere le persone che ama, vive con questa paura. Deve essere veramente un gran brutto vivere, e obiettivamente questa persona sente sempre un po' il bisogno, come tipico della carta della giustizia, di andare a riequilibrare un po' la propria interiorità. Cioè questa persona quando si innamora perde veramente, ragazzi, evidentemente la bussola. Tende ad amare in maniera viscerale, in maniera disperata, e di conseguenza direi anche in maniera molto struggente. Per cui anche semplicemente l'idea di perdere la persona che ama manda questa persona in un loop di negatività allucinante, per cui questa persona preferisce addirittura non innamorarsi o non lasciarsi troppo andare in un rapporto per paura di perderlo, quindi per paura di addirittura perdere la persona di cui si possa innamorare. Di conseguenza non si vive mai niente appieno, perché le paure impediscono a questa persona di essere se stessa, quindi di lasciarsi andare al sentimento, alla passione, a tutto ciò che realmente prova. Quindi è una persona che tende a castrarsi e che tende a utilizzare molto la razionalità come una mannaia che praticamente interviene nel momento in cui lui inizia a provare dei sentimenti importanti. Questo è tipico della giustizia, quindi un atteggiamento fortemente severo nei confronti di se stesso e ovviamente nei confronti dell'amore. Quindi questa persona ha paura di fare del male principalmente a se stessa, amando e lasciandosi andare al sentimento. Però chiaramente la giustizia è una carta che parla anche di sensi di colpa, è una carta che parla anche di rimorsi. In caso il vostro rapporto sia con una persona impegnata, questa persona ha paura ovviamente di far del male non soltanto a se stessa, ma anche alla persona che ha al suo fianco ufficialmente, quindi ha paura di far soffrire un'altra persona, o comunque ha paura di far soffrire voi, comunque dovendo mantenere per esempio il piede in due scarpe, d'accordo? Quindi sicuramente questa è una carta che parla di sensi di colpa, di un atteggiamento non corretto. La carta della giustizia in questo mazzo si rifà infatti al rapporto tra Penelope ovviamente e Odisseo, Ulisse, per cui chiaramente Penelope ha sempre cercato di portare avanti il suo compito di moglie con grande fedeltà nei confronti di Ulisse, con determinati stratagemmi, il famoso stratagemma appunto della tela, mantenendo appunto lontani tutti i vari pretendenti durante il lungo viaggio di Ulisse. Quindi è una carta che parla di senso del dovere, è una carta che parla di prendersi delle responsabilità importanti, che soprattutto in caso questa persona sia impegnata teme di non essere in grado di potersi prendere. Quindi diciamo che non è soltanto una carta che ci parla di una paura nei confronti ovviamente di se stessi, quindi del proprio cuore, ma anche una paura nei confronti delle persone che ci sono al nostro fianco. Quindi questa persona, ripeto, soprattutto in caso sia impegnata, ha paura di far soffrire, o sia stata impegnata, aveva paura di far soffrire la compagna o il compagno ufficiale, d'accordo? Vediamo ora, ragazzi, in quinta posizione ciò che nasconde, ciò che non dice, ciò che tiene dentro magari per orgoglio, per timidezza. Allora, 5 di bastoni, quindi torniamo di nuovo appunto al tema della gelosia, alla paura di perdervi, ai rivali e ovviamente alla storia tra Sigfrido e Brunilde. Dunque, ragazzi, è ovvio che questa persona, come vi dicevo, sa che voi siete ambite sicuramente da altre persone, o lo sapeva,
Questa persona potrebbe aver temuto anche una persona in particolare, aver avuto un rivale in particolare. Questa persona, avendo un'autostima così ovviamente già scarsa, lo abbiamo visto, ecco, dà per scontato di non essere migliore di tutti gli altri vostri pretendenti o di una persona in particolare. In caso voi siate impegnate, per esempio, teme da matti, da morire il vostro compagno ufficiale. Ecco, questa persona appunto ritiene che la possibilità che voi appunto scegliate comunque il vostro compagno ufficiale o qualsiasi altra persona sia, ecco, una possibilità elevata, ecco, proprio a livello di calcolo probabilistico. Quindi è una persona che, ripeto, ha un'autostima sotto i piedi, ha una visione generalmente pessimistica della vita e dell'amore, e abbiamo visto appunto con la carta della giustizia che questa persona teme comunque anche di far soffrire altre persone, oltre che soprattutto se stessa. Di conseguenza questa è una persona che, nonostante possa sembrare magari liberale o voglia mostrare a voi assolutamente di non essere minimamente gelosa e di non temere niente nessuno, vi posso assicurare che questa persona assolutamente invece teme da morire qualsiasi persona appunto vi si possa avvicinare, o comunque lo era in passato, questa sua grande paura. È una persona molto possessiva, molto gelosa. Il 5 di bastoni parla appunto di questo, no? Di quindi una costante rivalità nei confronti di ciò che vi circonda, ed è una carta che parla sicuramente di un atteggiamento anche particolarmente battagliero, vivace, direi anche al limite dell'aggressivo. Cioè questa persona teme di litigarci proprio con queste persone, perché sa che prima o poi sbotterebbe, d'accordo? Quindi è una persona particolare, che ha tante paure, e ripeto, anche la profonda gelosia, ragazzi, passa sempre attraverso sicuramente un'autostima molto scarsa. Quindi evidentemente questa persona, come dicevamo con il 3 di spade, o veramente non ritiene di essere alla vostra altezza, o, ripeto, ha dei problemi talmente importanti di autostima per cui vede rivali ovunque, nemici ovunque, ok? Quindi è una persona molto insicura, non è tanto indecisa quanto insicura, d'accordo? Che sono due posizioni sicuramente ben diverse. Cioè, ragazzi, questa persona teme veramente di non riuscire a trattenervi, di non riuscire a tenervi, o perché lei ha qualcosa che non va, oppure per i rivali, oppure per altre persone che potrebbero esserci al fianco di ciascuno dei due, quindi i compagni ufficiali. Questa persona è veramente un mix incredibile di paure. D'accordo? Motivo per cui appunto potrebbe veramente non avervi mai mostrato e non mostrarvi che cosa veramente voglia da voi, perché non è assolutamente tutto d'un pezzo questa persona come voglia far sembrare, assolutamente. Ora, ragazzi, passiamo alle due posizioni del futuro. La sesta carta: che cosa farà, i prossimi passi, ma quanto vi spia questa persona? Allora, qui abbiamo la carta della luna, come potete vedere rappresenta ovviamente una storia d'amore bella, sicuramente non a lieto fine, quella di Odette e Sigfrido. Un amore non a lieto fine a causa, ecco, sempre di una terza persona, di un rivale, perché la principessa Odette fu vittima appunto di un incantesimo da parte di un crudele stregone che la trasformò appunto in cigno. Lei ovviamente riprendeva le sembianze umane soltanto di notte. Questo incantesimo si sarebbe spezzato soltanto con il grande amore, se Odette avesse conosciuto il grande amore. Lo incontrò in Sigfrido, che promise di sposarla. Sigfrido però purtroppo fu ingannato da questo veramente crudele stregone e quindi Odette morì. È chiaro che dunque, ripeto ragazzi, questa è una persona soggetto della stesa veramente preoccupato, direi, per la presenza di una terza persona. Quindi qui o c'è qualcuno nella vostra storia che si è intromesso e dall'inizio rappresenta fumo negli occhi per questa persona, magari un vostro ex, un amico, qualcuno che vi ruoti attorno, per cui questa persona veramente teme
di perdervi a causa di questo rivale, in caso ovviamente voi siate impegnate, questo rivale esiste realmente in carne e ossa, quindi fondamentalmente potrebbe aver ragione, no? Di avere paura comunque di perdervi e di essere geloso di questa persona al vostro fianco, comunque, oppure effettivamente questa persona è paranoica, perché ragazzi continua dall'inizio della stesa ad essere proprio percepita la presenza di una terza persona, ma non tanto nella sua vita, anche in caso sia una persona impegnata, non teme tanto la compagna ufficiale o il compagno ufficiale quanto una terza persona al vostro fianco. Quindi vi ripeto, o realmente questa persona c'è, oppure è una persona molto insicura ed è una persona molto gelosa e possessiva, che si è sempre vista ad un gradino inferiore rispetto evidentemente a voi o magari ai vostri corteggiatori. Quindi questa è veramente una persona che ha avuto oppure ha tutt'oggi una paura tremenda ovviamente di perdervi a causa proprio di una terza persona, in questo caso dello stregone, no? Quindi agirà nell'ombra questa persona, cioè cercherà in qualche modo di appunto spiarvi, magari sui social piuttosto che nella vostra vita, ecco, di tutti i giorni. Questa persona in caso diciamo ad oggi sia lontana da voi, ci sia stata tra voi una rottura, vi assicuro che non vi ha mai dimenticato, non vi dimentica, anzi è una persona molto gelosa e vi sta controllando per capire obiettivamente se voi abbiate o meno qualcuno al vostro fianco. In caso tra di voi ci sia tutt'oggi una frequentazione o una vera e propria storia conclamata, ecco che questa persona comunque vi tiene d'occhio, Anche in caso, ripeto, non lo dia a vedere, questa persona vi tiene d'occhio perché vuol capire effettivamente se si possa o meno fidare di voi. Quindi assolutissimamente questa persona ha paura di perdervi e ha paura di eventuali rivali, uno in particolare che per lui rappresenta veramente fumo negli occhi. Quindi come agirà a breve? Non dimenticandovi, continuando a ovviamente informarsi su di voi, sul vostro conto, sognandovi, immaginandovi. La luna può anche parlare di autoerotismo, ovviamente, quindi immaginandovi anche da un punto di vista erotico. È una carta che parla di sentimenti, è una carta che parla anche di contatti che questa persona potrebbe voler cercare con voi, ma contatti diciamo nascosti, per esempio appunto in periodo notturno, comunque ecco contatti magari anche velati, spacciati per un semplice messaggio tra amici, un classico ciao, come stai? In realtà questa persona vuole sapere tanto come voi stiate, ma obiettivamente capire se voi abbiate ancora interesse nei suoi confronti, d'accordo? Quindi questa è una persona che sta studiando la situazione e continuerà a farlo anche ovviamente a breve. Vi ripeto, è una persona che potrebbe, in caso ci sia ovviamente una storia nascosta fra di voi, proporvi un altro incontro nascosto, perché questa persona vi vuole a tutti i costi, non vuol mollare l'osso ovviamente, nonostante, lo abbiamo detto dall'inizio, è una persona che teme di perdervi, anzi lo dà quasi per certo, ma vuol continuare nonostante tutto a provarci. Vediamo dunque ragazzi in futuro, un futuro anche un po' più lontano, l'esito. Allora, qui abbiamo il Cavaliere di Spade e torniamo di nuovo alle prove di quella perfidina di Venere, Afrodite. Allora, sicuramente ragazzi questa persona, in caso ad oggi ci sia una rottura fra di voi, tornerà. Cioè, cavalieri rappresentano sempre i ritorni, ok? Quindi sicuramente questa persona vi ricercherà. Ovviamente lo farà come? Da principe di spade, ok? Quindi da cavaliere di spade, quindi in maniera molto vigorosa, diciamo così, in maniera molto irruenta, senza mezzi termini, proprio per cercare, questo è tipico del cavaliere di spade, diciamo di far fuori tutti i rivali, chiunque si possa, diciamo, intromettere, interporre, frapporre tra voi e lui.
quindi fra lui e il suo obiettivo, cioè voi. Quindi questa persona veramente cercherà di sbaragliare assolutamente tutti i rivali e lo farà senza pietà, come è tipico del Cavaliere di Spade. Quindi aspettatevi sicuramente di nuovo contatti, messaggi, perché i cavalieri parlano appunto di contatti, i cavalieri parlano comunque di un tentativo importante da parte appunto di questa persona di tornare verso di voi, di correre alla svelta verso il proprio obiettivo, ovviamente siete voi, con idee chiare, sbarazzandosi di qualsiasi ostacolo. E ripeto che è una carta che parla di notizie in arrivo. Quindi sicuramente questa persona farà di tutto per potervi riprendervi con forza, con vigore. È una carta che parla anche di sessualità, ovviamente spade e bastoni riportano all'elemento fallico, quindi sicuramente potrebbero esserci ancora degli incontri molto belli anche da un punto di vista erotico o comunque dei contatti nei quali questa persona però finalmente riuscirà a palesare la sua diciamo gelosia, il fastidio per un'altra persona, perché il Cavaliere di Spade non ha peli sulla lingua, quindi finalmente dopo avervi nascosto diciamo ecco queste sue paure, questa sua gelosia, ecco che appunto questa persona finalmente la paleserà, quindi non vi terrà ovviamente più nascoste alcune delle sue paure, in particolar modo il fastidio in riferimento ad una determinata persona. In caso tra di voi non ci sia stata una rottura, questa persona comunque vi farà presente la presenza di una persona per lui fastidiosa. Potreste arrivare ad un litigio, ma diciamo che il Cavaliere di Spade parla di un confronto abbastanza duro, quindi questa persona potrebbe mettervi di fronte a un out-out, cioè o elimini questa persona dalla tua vita oppure a me questa cosa non va bene. In caso soprattutto voi siate impegnate, ovviamente per voi potrebbe diventare ecco una situazione piuttosto spinosa da gestire. Vi ripeto, questa è una persona che vi vuole, quindi arriverà dritta al punto, non molla l'osso. Evidentemente questa persona comunque cambierà anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Questo lo porterà ad agire in maniera molto più vigorosa, anche più coraggiosa, con la volontà di vincere questa volta e di non soccombere più rispetto appunto a questo rivale o a eventuali rivali, e dunque questa persona deciderà di esporsi molto di più e lo farà, ripeto, in maniera molto diretta come tipico dei cavalieri, soprattutto del Cavaliere di Spade. D'accordo? Quindi carta molto bella secondo me, che va un po' anche ad alleggerire la pesantezza della stesa, perché sin dall'inizio abbiamo avuto una persona spaventata, una persona con una scarsissima autostima, una persona che nascondeva anche queste sue paure. Ecco, finalmente qui abbiamo una persona che si apre completamente alla verità, mostrando anche delle sue paure, delle sue fragilità, la paura di perdervi, la gelosia, d'accordo? Quindi sicuramente questa carta non parla di rotture in caso voi abbiate una storia con questa persona, è una carta che parla di ritorno invece in caso tra voi ci sia stata questa rottura. Un ritorno, l'ennesimo, voi direte ritorno, sì, perché questa persona ovviamente vi vuole a tutti i costi, lo abbiamo detto con questo Re di Bastoni, non vuole soltanto però sessualità ma anche un impegno ovviamente decente, d'accordo? Però questa è una persona piena di paura, una persona che deve fare ancora i conti, lo abbiamo detto con la carta della giustizia, con eventuali rimorsi, rimpianti e sensi di colpa, soprattutto in caso sia una persona impegnata. In caso voi siate impegnate, attenzione, perché il vostro compagno ufficiale potrebbe iniziare a darvi veramente dei problemi per quanto concerne il rapporto con il soggetto della stesa, perché potrebbe diventare o essere visto, letto dal soggetto della stesa come un rivale veramente fastidioso, d'accordo? Però, ripeto, è una carta che parla di notizie, una carta addirittura che parla anche di incontri, quindi problemi assolutamente non ce ne sono. Ricordo ovviamente che questa è una stesa
generica che tratta di più energie, siamo in tanti, quindi è un interattivo. Per quanto concerne la vostra specifica situazione, ragazzi, io consiglio sempre il consulto privato, che riguarda voi e soltanto voi. In caso vogliate effettuare come un consulto, potete tranquillamente contattarmi all'indirizzo email che trovate come sempre a video e ovviamente in descrizione. In caso vogliate abbonarvi, basta cliccare su abbonati e potrete usufruire di numerosi video che io pubblico già da tanto tempo e riservati soltanto agli abbonati. Ovviamente, ragazzi, questa stesa è arrivata al termine. Come sempre, mi raccomando, per quanto concerne voi, forza, coraggio e determinazione. Buoni incontri e buon dialogo chiarificatore con questo tremendo cavaliere di spade, geloso ma ovviamente molto attratto e che vi vuol bene. E ovviamente, come sempre, buon percorso karmico e a presto!